Inizio quest'anno e vado a fare fumetto. Ok. All'università si fa fumetto? Sì, c'è le scuole private. Fanno fumetto. Ah, ok. Chi sono i professori? Tipo Topolino che insegna? Sì. Buongiorno ragazzi, allora oggi ombreggiature. Esatto, è tipo però il suo assistente No, è è- zero sì. calcare. Erasmus a Paperopoli. Ti hanno fermato. Ciao ragazzi, fate un grandissimo applauso all'uomo della security che mi ha scambiato per una persona che stava salendo sul palco a caso. Giusto così, giusto così. Possiamo avere un meme di quello della sicurezza che anziché fare fa tipo ma chi cazzo è questo? Che bello sarebbe. Ragazzi, oh, Gallipoli, fatevi sentire un po'. Scaldiamoci che fa freddo. Scusi, lei è? Questa non la dimenticherò mai. Buonasera, ma per chi mi ha scambiato, signore della sicurezza? Posso chiederglielo? Per chi mi aveva... Pensavo fosse una persona a caso che saliva sul palco. Certo. Ma ci stai, per carità, non è che... Cioè, Magari se non eri ha- un mitomane. Magari eri Scusate, Tahir Hussein che saliva sul Esatto. palco così a caso. Poteva E mi succedere. riprendevo quello che era mio. Esatto, esattamente, finalmente. Fate un applauso a Tahir e Carmelo che non sono potuti venire. Esatto. Allora, forse Carmelo non è potuto venire, però questa cosa non è del tutto vera, perché noi questa sera abbiamo un Carmelo. Ed eccolo lì, è la ragazza con il microfono che sarà la nostra Carmelo per questa serata. E che vi porterà il microfono qualora abbiate voglia di parlare con noi, perché ragazzi questa è un'occasione per confrontarci, stare insieme e fare la musica. Ragazzi, viva, questo qui è l'Apri Pringles, ragazzi. Esatto, abbiamo piallato anche noi delle dune e tirato giù 1 miliardo di alberi per mettere questa... Sì, No, per metterci qua tranquilli. No, non è vero, non è vero. vero, non è abbiamo vero, solo ucciso dei assolutamente no. pesci. Sì, alcuni, pochi, al forno. Potete al chiedere alla cartoccio. Proloco di spostare il sole? Perché Sì, non- cortesemente, esatto. Come stai? Come è andato il viaggio per arrivare qua? Il viaggio molto bene. Da Roma è molto vicina Lecce. È sempre piacevole venirci con qualsiasi mezzo di trasporto. In treno mi hanno detto, guarda, ora è molto veloce perché c'è l'alta velocità fino a Bari, 5 ore e 50 per arrivare qui. Il problema, come al solito, è Bari-Lecce, in cui ci vogliono circa, tipo c'è un gap temporale, come entrare nello Stargate. Sì, sembra un film di Nolan. A un certo Sì, punto esatto. la Puglia si allunga sempre di più. Esatto, con le musiche, eccetera, eccetera. A meno che tu non venga, come è successo a me che sono stato accompagnato con una macchina da Ostuni a Gallipoli in 47 minuti. Una macchina con l'autista che ha ricevuto una chiamata da una ragazza che diceva: ciao, sono quella di ieri sera, ti va di venirmi a prendere? Sto in centro a Gallipoli e in mezz'oretta ce la fai? E lui ha detto: con me in macchina? Certo, eravamo a Ostuni. Andavamo così veloce che se avessi messo un braccio fuori dal finestrino saremmo decollati. Perfetto. Però d'altronde tira più un pelo di Salento che non so. Evidentemente sì, certo. È una buona media Ostuni-Gallipoli in 48 minuti? Ci sono dei locals qui? Quanti sono di zona, ragazzi? Quanti salentini veri? Vabbè, allora siamo veramente ospiti noi questa sera. Ma come sempre. Ma io sapevo che tipo Gallipoli veniva dal Calleipolis, che vuol dire 17enne romano che vomita in spiaggia, o no? Sapevo, no? Che Ma io sapevo che è anglosassone per Airbnb a prezzi demenziali. Anche, sì, potrebbe anche essere quello. 48 minuti è una buona media? Sì. Avete fatto di meglio? No, ok. No, ok. Cioè, se dicevate sì, arrivava la guardia, cioè la polizia. Sì. Non avevate una che vi chiamava per dirvi Ti va di venire a prenderci? Era leggermente romana, se fosse un po' di orecchio mi aiuta, diciamo, di una zona... Zone abbastanza- mie. Zone tue, esatto. Certo. Forse eri tu che hai chiamato al telefono e ti piace fare lo stupido. Ciao, senti, guarda che Era sta perché arrivando... volevo vederti prima, stupida. Per quello ho chiamato l'NCC così Così veloce. è come si imita un uomo a Milano, bravo. Mi piace sempre il metodo Stanislaschi, ovviamente, Esatto. ovviamente. Ragazzi, vabbè, quindi ci sono tanti salentini, noi siamo contenti di questo, perché Super. i romani che vengono qui non ci piacciono tanto in vacanza. Quanti romani ci sono che vengono qui? Ecco qua, ci siamo già inimicati le prime file. Diamo subito il microfono e chiediamo qual è il tuo obiettivo da romano venendo in Allora, Salento. innanzitutto per capire, sei un abitué del Salento d'estate o è tipo la prima volta che vieni? Carmelo, puoi venire qui un momento da questo ragazzo? C'è anche un Carmelo più vicino di là. Ah, c'è un altro Carmelo più vicino? 3 Carmeli, che succede? Ma sei romano o gli stai solo rubando il microfono? Alzati in piedi. Ah, aspetta, non siamo in classe al liceo.
Però va bene, se sei così autoritaria, ok. Senti, sei abitué del Salento? No, Ok. È la prima volta che vieni in Salento? sì, Ok. Di dove sei? vicino Roma, alla Dispoli. Ah. E come mai non sei rimasto nel meraviglioso mare di Ladispoli? È una No, dai, c'è... Cioè, se fosse Ciao Darwin, adesso direi Sì. fermi! Fermi! E sei qua, qual è il tuo obiettivo per questa vacanza in Salento? Beh, Beh, ti è passata sulla ruota della Innanzitutto- fortuna delle No, risposte, sto è uscita pensando sempre la perché stessa. finisce domani e non Non? è successo un in quale modo ti ha arricchito questa vacanza? La cultura No, bizantina? me ne sono successe di tutti i colori. Qual è la serata in cui ti hanno fregato di più? Cioè, avevi pagato di più per Da fare... Gue alla praia. Ok, sei molto ok. deciso, c'è scritto Da Gue. su TripAdvisor, signor Cosimo Fini, in arte Gue Pequeño, senta me. No, ma per un fatto per... Cioè, dopo mezz'ora ero stanco e me ne sono andato fuori. Cioè, te ne Cioè, non ho sei neanche andato- hai aspettato, me ne lasciato sono un concerto andato. di Gue. Sì, non ce la facevo. Dopo 4 serate ero morto Lui sarà a completamente. pezzi, cioè, capito che comunque se tipo di la Dispoli mi ha spezzato il cuore. L'ultimo che se n'è andato da un concerto di Gue era Fedez, credo. Cioè, l'unica persona che ha avuto l'ardore di farlo, l'ardire. Senti, va bene, quindi comunque insomma una bella vacanza. Sì, dai. Che voto dai a questa vacanza? Da 1 a 5 palle TripAdvisor. 3,5. 3,5. Ah, cioè Gue ti ha rovinato cioè quell'1,5 che ha tolto E la c'è anche, e anche un pallone mi ha rovinato la vacanza. un pallone. Un pallone? Che è successo? Cos'è? Vedo che consulti l'amico. Puoi passare il microfono all'amico Sì, per sì, capire assolutamente. la faccenda del pallone, questa scabrosa vicenda del pallone. Anche l'amico è di Ladispoli? Gli hanno un pallone. Ah, ma cos'è, 6 anni? Cioè, Cioè, o era il pallone. Era il con cui, pallone tipo, autografato. no, del 2006 dei mondiali. Ci oppure tenevo altrimenti- tantissimo. Ah, poi ok, per scusa. Si è ritrovato per fortuna, però quando l'ho perso ci è rimasto malissimo. Ma puoi dirci qualcosa in più su questo pallone? Era un Super Santos che No, si portava no, dietro da comprato. 14 anni. Costava 30 euro. Grazie amico per questo bellissimo racconto. Questo spaccato di un'Italia estiva vecchia scuola. Sì, sì, è vero, è vero. Ma forse c'era anche un altro amico, poi chiudiamo la parte Sì, capitale. sì, Tu secondo anche me sei qui di Roma. davanti il Sì. maestro. Carmelo, puoi venire qui davanti? Grazie con mille. me? Senti, prima volta in Salento anche per te? Perfetto. E che Con voto amici o con la ragazza? Ragazza. Con la Con ragazza? Perfetto. Siete entrambi di Roma? Senti, vabbè, quindi prima volta in Salento, dove dormite? Proprio qua a Gallipoli? Sì, al centro storico. Perfetto. Ah, quindi- Quanto costa la casa dove state dormendo? Boh. Colpo di scena. Boh. Per chi Cioè, lavorate? infatti. Chi vi paga? Chi è che vi manda qui? Ma dormite in una casa o sui famosi balconi di Gallipoli? Bed and breakfast. Un bed and breakfast. Ok. Con una signora che ogni mattina vi fa la colazione? O un signore? Non c'è la colazione. Quindi è un bed. Quindi È un inizia a essere bed. solo già un bed. Benissimo. Facevano colazione ma non la fanno più. Non la fanno più. Ok, però non sono riusciti a staccare l'insegna breakfast e è rimasto bed and breakfast. Perfetto. Beh, quindi insomma già vale i soldi che costa, mi sembra, qualsiasi cifra stiate pagando. Come state passando questa settimana bellissima insieme, finalmente, d'estate, voi due, giovani innamorati? Andiamo in spiaggia, la sera a ballare. Bello però, vedi? Bello. Tu andresti a ballare con la tua ragazza da sola? Io non A sono mai riuscito a 34 farlo. anni? No, 34 anni in effetti. E allora? Amore, andiamo alla serata danzereccia. È arrivato lo zio. Allora, e ge, la, che bello. Oh, scusi, le ho toccato la spalla. No, ma non si preoccupi, nessun problema. Tutto grazie. bene. Allora, nel parcheggio di Gue trovi uno che dice non entrare, non ci andare, non ci andate. Mi ha spezzato il cuore, mi ha rubato la palla. quel pequeño. la palla, quei pechegno. Se quei pechegno con un Super Santos in macchina, torna nella sua Ferrari con questo Super Santos preziosissimo. Senti, in quale modo ti ha arricchito questa vacanza? C'è stata un'esperienza proprio bella che avete fatto? Siamo andati al concerto di Franco 126. Ok, Ah, bello. bene, Il bene. concerto di Franco 126. Che però dove non vi siete sentiti derubati come il nostro amico di Ladispoli. Franco 126 vi ha accolto come un albergatore svizzero praticamente, un'educazione, un senso di civiltà. Vi ha pure offerto le pastarelle poi alla fine della serata. Bellissimo. Più di 2 ore prima che arrivasse Franco 126. Avete Più di aspettato 2 2 ore Franco 126? Chi ha suonato prima di Franco infatti. 126? Ah, sì. Uno a caso? Tipo Sting. No, una a caso. Ah, una. Una a caso. Mariah Carey. Così. Vabbè ragazzi, quindi adesso abbiamo sentito insomma la parte romana. Ma sentiamo, io gradirei parlare. Ragazzi, c'è qualcuno che viene dalla grande città del nord? Ci sono degli amici milanesi? Amici milanesi, qualcuno c'è. Carmelo, ci sono persone lì in fondo che
C'è un ragazzo che ecco, no, ci sono persone che hanno cose da dire. Non C'è un f- ragazzo che ha un telo sulle spalle. Si capisce che è di Milano perché si deve essere ustionato a un ostione di nono No, grado. sta informissimo, No, sta lo da toglie, dire. anzi no, c'ha pure lo zaino sulle spalle che denota il fatto che non ha È ancora un amministratore delegato di Morgan No, Stanley. mi sono ustionato ormai 2 mesi fa. Ok. Non mi ustiono più. Perfetto, ottimo. benissimo. Da dove ci chiami? Di dove sei? No, allora, più che Milano, Monza. Ah, e allora non dovevi alzare la mano. vabbè, Eccola oh. là. Ma guarda che ti dico che c'è gente che non conosce Monza. Te lo giuro. Gli dico, sono di Monza, Tipo dov'è? me. Vedi? No, stai Mi chiedono dov'è Monza se dico Monza. No, però è difficile che gente di Milano non sappia dove è Monza. quello è vero. E come sei con amici o sei... No, sono qua con i viaggi. Con un gruppo viaggi. Cos'è un gruppo viaggio? E i gruppi viaggi per l'universitari. Ah, ok, pensavo che era una cosa tipo avventure nel mondo, però ti mandano magari. in Salento, capito? Magari. Cioè, discover the wonderful place. Find your deep self in Nepal, Salento. Tipo Compagnia dell'Anello. Ah, Bello. certo. Cosa studi? Cosa studiate? Allora, no? no, Perché io non inizio andare in quest'anno senza e vado a fare fare fumetto. Ok. All'università si fa fumetto? Sì, c'è le scuole private. Fanno fumetto. Ah, ok. Chi sono i professori? Tipo Topolino che insegna? No, ci sono Buongiorno rimasto... ragazzi, allora oggi ombreggiature. Esatto, è tipo però il suo assistente No, è è- zero sì, calcare. esatto. No, è l'armadillo. È l'armadillo. L'armadillo. Esatto. E poi Topolino dà fastidio alle studentesse. Tu resta qui gentilmente, matricola 12. Andiamo a parlare dopo la Devo lezione. chiederti una cosa, esatto. Quanti anni sono questa? Come E funziona? C'è come- una triennale anche lì? Una Sì, cosa? sì, triennale e biennio, finale. Ok. Erasmus a Paperopoli. Ti ha arricchito questa vacanza? Allora, abbastanza, mi sono divertito per quello che sia stato fatto, non mi sento più le gambe, però va bene così. Una volta all'anno lo puoi fare. Senti, non ti senti più le gambe? Come mai? Hai fatto un corso Allora, di hot yoga? diciamo che con questo gruppo tutte le sere eravamo in discoteca, abbiamo fatto pure il viaggio in barca, a ballare in barca, ci siamo fatti tutti i giorni in spiaggia, Ok. quindi tra questo e quello... Ti immagini io e te che andiamo, ci facciamo convincere da non so chi a fare una serata in barca a ballare tutta la sera insieme? E io non trovo il bagno, non so dove andare, cioè non... Allora, guarda, a parte che ho una fame incredibile, Incredibile. sono le 10 e ancora non ci è andato da mangiare, ma poi qua mi fai capire che musica sta mettendo. Non ho capito. C'è uno che è venuto a nuoto dal concerto di Guè, figurati. No, anch'io ero al concerto di Guè, ragazzi. Ecco, la polemica. Giusto per avere un'idea, cosa ti ha portato al concerto di Guè? Il fatto che non c'avevo voglia di stare a casa a dormire in vacanza. Certo. Giusto. Ed era e alla fine l'hanno messo dentro Nel pacchetto. nel pacchetto e quindi andiamo. Bello, bellissimo. Ma vogliamo fare una cosa di agenzia Kashmir? Ma perché no? Ma perché no? Ragazzi, non è che nel mondo esiste soltanto il Salento. Per carità, un luogo meraviglioso, ma le vacanze si possono fare in tanti diversi luoghi. Non alla Dispoli, evidentemente, non a Monza. Ma il mondo è grande. Immaginate che siamo una compagnia di viaggi e noi, con un budget, una località, ci dite con chi volete partire, vi organizziamo la vacanza perfetta. Forza. Benvenuti lanciatevi. a Kashmir Travel Agency. Kashmir Travel Agency. Qualcuno vuole partecipare? Vi organizziamo la vacanza? Qualcuno ha idee? Aspetta Aspetta un momento. Già, Carmelo, puoi andare da questo ragazzo qui? Vai. Per cortesia. Allora, a Tokyo con Sì? 20 euro al giorno Tokyo 20 euro al giorno. Con chi? Con chi? con la mia ragazza. Con la tua ragazza. E vi iscrivete a Squid Game? Esatto. So che non era ambientato in Giappone, però andate lì comunque e provate a recuperare andando a giocare. Poi siete in due, vi volete bene, però a un certo punto bisogna scegliere. So che vincono i biglietti per partire di nuovo in America facendo i Esatto, giochi. esattamente, più o meno. 20 euro al giorno in Giappone sono Secondo me è veramente, fattibile. veramente pochi. No, ma è fattibile. Allora, 20 euro, tu li entri per entrare nella Yakuza. È l'unico modo per campare con 20 euro. Ma il viaggio come lo fai con 20 euro al Vabbè, giorno? escluso il viaggio. No, nel budget c'è anche no, il viaggio. No. So che Ma ci sei mai andato in 1000 Giappone? se no che- Dici se no perché te lo chiedevo. Stavo scherzando, Cioè non è che poi lo organizziamo veramente, no, mi dispiace. Dice, beh, ridai il microfono, giustamente. Altre suggestioni dal pubblico? Abbiamo qualche altra suggestione? Immagini se gli arrivava la mail da Kashmir, Edo e Luca. Senti, ce l'abbiamo messa tutta, ecco il programma. Si parte in bicicletta da Gallipoli Esatto. e poi piano piano ripercorri tutto il Passi mondo. per la Kamchatka, ti dovresti riuscire a legare. Ad Ancona Sì? con 70 euro al giorno Sì. per una settimana con Sì. i miei ragazzi.
E che sei, Maccio Capatonda? Ad Ancona con 70 euro al giorno con i tuoi ragazzi. A parte qualcuno ha fatto fa schifo Ancona! Perché questo livore verso una meravigliosa città capoluogo delle Marche? Ma poi ti muovi, vai verso Ascoli Piceno, insomma. Che bella I vacanza, luoghi, ragazzi. Vale la pena, a 70 euro al giorno. Allora, ragazzi, l'anno scorso non abbiamo ma quest'anno ci penso io. Ancona, noi 12. Ma te devi venire a vedere quanto è bella Ancona. Ma te mi devi dare attacca in posto che è una meraviglia. Guarda, Criotta a Ascoli mare. Piceno è ancora più bella. Ma sei di lì? No. Ah, come Era solo Livore. Solo Livore, verso verso- Ancona. No, perché ci sono un sacco di marchigiani all'università e voglio essere curioso. Dove vai all'università? A Bologna. Ah, eccola là. Sti applausi che sono? Perché qualcuno è bolognese oppure perché no, tu frequenti l'Università di Bologna, anche la ragazza lì. Ok, i ragazzi. Ragazzi. Senti, ma come ti trovi a Bologna all'università? Molto bene, diciamo, dai. Sei convintissimo nel dare No, questa no, risposta. Si sì, vede ma non più stai che altro fingendo. ti risucchia in quel ritmo un po'... Che porta al successo. Vai dritto per quel Dritto al- ritmo. dritto Lui è- al cesso Lui è il proprio. bassista dello Stato sociale, in realtà, non l'avevamo riconosciuto. Ma e cosa studi di bello? Giurisprudenza. Senti, ma i tuoi ragazzi sono Sono bolognesi? sono questi. Ma di dove sono tutti quanti No, locals? sono di Squinzano. Dov'è Il posto conosciuto negli anni 90. Squinzano? Sì. Come mai? Dici come mai, io non lo so. Ah, negli anni 90 era molto conosciuto. Per, Cosa è successo negli anni 90 a per Squinzano? la banda La banda di cosa? musicale. Quella caratteristica ok, folcloristica la che ba- gira nel paese. Gennaro Abate si chiama questa banda. Si chiamava. Ok, ma mi fai capire, ma che è successo a sta banda di Squinzano? L'ha comprata la Apple? È declinata, è declinata. No, poi è arrivata la trappa a Squinzano, quindi... Ah, e non ci sono La dei trappa a trap? Squinzano? Oh, ma è un paese stra-real, Squinzano. Cioè, qual è. Chi è il più famoso rappresentante del genere Della trap? trap. Non posso fare nomi, sennò mi mandano in galera. È Marco Mengoni. Ragazzi, qui abbiamo un professionista del nonsense di fronte a noi, eh. Adesso si toglie la maschera e Valerio Lundini. Esatto. Che in realtà finge da anni la R moscia, la famosa Che gag. si leva la maschera, in realtà è Carmelo Avanzato. Esatto, sì, sempre di più. A proposito, Baresi in the room. C'è qualcuno di Barese qui? Baresi in sala? Perfetto. Carmelo, mi vai un attimo dai Baresi, per favore? Grazie. Così poniamo fine alla faida. Questa Certo, sera sicuramente. noi poniamo fine alla faida. Perché Sono- veramente noi in Io tempo sono di sia no, no, sì. che Leccese. però. Come? Sono sia Leccese. Sia Barese che Leccese. Lecce ci vivrei. Bari sono andato via 11 anni fa. Ah, ok. Questo era un applauso tipo uomini e donne, quando una dice... E lui ti ha mentito. Brava, non doveva mentire. Quando non la si... persona è no, nulla, l'offesa è esatto, brava. Troppo facile, hai cercato... Ma il tuo amico di fianco è di Bari? Puro sangue barese? Puro sangue barese? Eccolo Il qua. Baren Sì, io dei Baresi? sono puro sangue barese. Ma sì. tu- Senti, e cosa ti porta qui nella bella Gallipoli? Io sono venuto solamente per il vostro show. Sei un grande, sei un grande. Veramente, non so- Hai attraversato Mordor per arrivare qui fino da noi. Ma tieni la targa a Bari o la cambi? Fai... No, grande orgoglio, Barese, sempre. Te ne faccio uscire io da questa cosa con una domanda più semplice. Cos'è che potrebbero imparare i salentini da voi? Il crudo di mare mi è stata suggerita. questa risposta. Il crudo di mare è più buono a Bari? Beh, sì, sì. Cioè, io penso di sì. Poi io sono di parte, chiaramente. Quindi. Ok, dici invece una cosa che voi potreste imparare dal Salento. Ma penso niente, sinceramente. Eh? No, me ne vado. Dopo il vostro show me ne vado. Beh, te ne vai, non per, cioè, mi sono non per fatto un scelta. sacco di nemici, cioè sono l'unico barese praticamente. Quindi. Senti, vabbè, quindi torni stasera a Bari direttamente? No, andrò da qualche altra parte. Adesso magari non ve lo dico, però sì, comunque andrò da qualche altra parte. Presto la Bari mobile. Una cozza con le ruote. Sì. È tipo una Batmobile, però. Senti, tu cosa preferisci in generale, il Salento o la Puglia del Nord? Ma c'è da chiederlo. Ma c'è da chiederlo. In Salento you have beautiful beaches, houses, wonderful. No, preferisco il Salento. Io Onestamente. sono- E io- se fossimo stati a Monopoli, cosa ti avrei risposto? Preferisco Bari.
No, no, Luca no. Ravenna, la mia Bari vecchia. E diventi... Io che faccio l'orecchietta all'ingresso di Sì, Bari sei Vecchia. tu con le photoshoppato dietro le vecchie di Bari Uè, vecchia. allora orecchietta andiamo, 9 euro al chilo, che vengono gli amici di là, gli piace molto. Ma sai che qui 50 anni fa era un'altra cosa, completamente. La mia Bari, ridatemi la mia Bari. E invece che rapporto avete con i pugliesi a Milano? Ce ne saranno 1000 anche qua. Quanti di voi abitano a Milano, ragazzi? Quanti ce ne sono? Perfetto. Carmelo, mi vai mi vai dal ragazzo là che secondo me... Dal ragazzo lì che indica l'amico il Vez. Carmelo, lì. Sta lì in mezzo. Amico, di dove sei? Squinzano. Eccola! E che università fai? Bocconi. Oh! Questo volevamo sentire. Finalmente, il Patrick Bateman uscito da American Psycho, ambientato a Milano però. Quindi tu sei un giovane yuppie, dai, sei un po' yuppie a Milano, pugliese. Cioè, vai, sicuro una cifra perché si vede. Sicuro, sei pugliese a Milano, tranquillo proprio. Ma ti diverti? Cosa fai? Sei bocconiano? Cioè, cambi accento quando sei su? Oppure mantieni sempre... Sì, no, non mi faccio riconoscere. Non ti fai riconoscere? No, perché? No. Invece è bello. Cambio, in realtà ci sono più pugliesi che milanesi a Milano, quindi... E avete un segnale in codice? Cioè, tipo, lui sale a Milano e parla calabrese. Sì. Come mi trovo bene a Milano? Mi piace la mia roccella ionica. Tu cazzo devo raccontare a te di quanto è bella la calabruzza mia. Senti, che vuoi fare? Cioè, a che anno stai della Bocconi? Secondo anno magistrale. Ah, ok, quindi ci sei. Ci sono. Fantastico. Senti, in quale società di consulenza per cui lavorerai 28 ore al giorno andrai a lavorare? Bane. Perfetto. Si spera, non lo so. Benissimo. Bane il cattivo di Batman? Sì, esatto. Sì, lui. Vuole fare il cosplayer di Bane a Lucca Comics, in realtà. Il suo più grande sogno di questo ragazzo è andato a Milano apposta. Senti, com'è vivere lì? Ti piace? Perché fare a Bocconi ti piacerà? No, a Milano devo dire che c'è di tutto. È una bella città. Ma nulla è bello. Non è bello. Meglio Squinzano, decisamente meglio Squinzano, però anche a Milano non si sta male. Perfetto, fra Squinzano e Milano, ok. Preferisco Squinzano. E? C'è la Bocconi a Squinzano? Università della vita. Oh, perfetto. Questa città durissima dove per strada rischi sempre di morire, ma c'è sempre qualcuno con un oboe. Tipo c'era una volta in America, c'era una volta a Squinzano. Che sottolinea tutte le piccole azioni a Squinzano quando succede qualcosa. È tipo quella cosa di Peter Griffin che è un suo tema tutte le volte che va. Esatto. Che è un tema che lo segue per tutta la vita. Ma sei qui in vacanza quindi adesso? O sei tornato a casa? No, sono tornato a casa. Diciamo che anche io non frequento molto queste zone, però siamo venuti direttamente da Squinzano per voi. Anche Grazie. voi. Grazie mille perché hai lasciato una serata con la banda. Finalmente hanno abbassato. Grazie prologo di Gallipoli. Grazie mille. Vabbè, però qualcuno di Gallipoli c'è o non c'è nessuno che è di Gallipoli, raga? Oh, non è possibile. Una persona c'è, Carmelo, ce l'hai proprio giusto dietro di te. Quindi sei nativo di Gallipoli. Ma vivo a Milano. Oh. Senti, Sì, vai, prego, scusami. come vivi i turisti che vengono qua l'estate? Cioè, tipo gli affitti casa di tua nonna a prezzi al di fuori di ogni possibilità. Sai come li vivono? Money! Papi, babu. No, purtroppo sono povero, ho sempre lavorato l'estate, quindi Perfetto. i turisti erano dei clienti. Il sole sta calando. Sta calando. Di questa cosa. All'inizio di questo film di Virzì degli Sì, anni bravo, 90. proprio Pensate- Virzì. Tutti affittavano case. Io invece, per me i turisti erano dei clienti. E In giù- bicicletta. Ti segue un drone dall'alto, bellissima Puglia. No, faccio il barman, quindi era sempre fallo carico. Fallo carico. Chi sono i peggiori clienti in assoluto a Gallipoli? I foggiani. Oh! Ragazzi, non c'è segno di fratellanza universale più grande. Dell'odio per i foggiani. Più grande dell'odio per i foggiani. E questa è veramente una cosa bellissima. Quindi i foggiani, dici proprio, sono... Madonna, ma cos'è che ti dà fastidio? Foggiani, tarantini e napoletani. I 3 popoli più vendicativi del mondo. Li hai nominati tutti e 3. Ma adesso per concludere, visto che il sole sta per rispuntare da dietro le nuvole, Bello, ci facciamo esatto. diteci qual è la cosa più figa da fare stasera a Gallipoli. Sì, dateci delle idee perché siamo qui e non sappiamo cosa fare. C'è una lunga notte davanti.
C'è una serata che terminerà con l'alba direttamente con vista. Sì. E questo succede da milioni di anni. Cioè, nel questa cosa. senso, c'è Alberto Angela che sul spiega il promontorio saletto, di oppure no? Caprarica. Ok. Che si vede anche l'Albania, c'è da dire. Sì, continua l'omertà. Continua a spaventosa. non volerci dire tutto molto chiaro, ma cosa avviene? C'è in questa Sono serata? 1000 persone che guardano la luna e fanno cazzo bella. No, musica. Pensa sì, che adesso va giù e poi torna sul ma sole. ci Ma che credi? figata, Il moto di oh. rotazione Spesi del bene pianeta, sti cosa 200 sono euro. milioni Bello, di anni. bello. Te che segno sei? Poi si va avanti così. Sì. Si balla, c'è musica, un po' di cocktail e poi si aspetta la venuta. Del tuo amico. Col cappello. Vabbè, io ho capito che la migliore serata stasera si fa con voi, ragazzi. Grazie mille, veramente. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a Gallipoli, grazie per i Pringles. Grazie ai nostri Carmelos, alle nostre Carmelos. Grazie alle nostre Carmelos. E È stato un super piacere. grazie a Luca Ravenna. Grazie Dardo Godiamoci Ferrario. questo tramonto meraviglioso qui in spiaggia. E davvero, ragazzi, grazie a tutti e buona estate a tutti. Ciao. Ciao.